Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi volevo parlarvi di un piccolo progetto di questo tardo autunno. Siamo quasi in inverno, stiamo arrivando all'inverno e quindi molte piante hanno bisogno di avere un po' di protezione. Ci sono delle piante che sopportano molto bene il freddo, ma che devono essere leggermente protette, come alcune piante carnivore. E quindi ho pensato di coprire il mio gazebo tropicale con un telo per creare una sorta di serra invernale in cui ricoverare queste piante che sopportano bene il freddo, ma che è meglio, visto che sono in coltivazione, non sono in natura, è meglio non esporle troppo agli agenti atmosferici quali abbondanti nevicate o temperature che magari improvvisamente, come succede negli ultimi anni, precipitano nell'arco di alcuni giorni da 10 gradi, ad esempio, a -2, a -3, nell'arco proprio di pochi giorni. Questo può creare in coltivazione alle piante, soprattutto se sono in vaso, dei problemi non gravissimi, però si possono preservare queste piante da questo tipo di problemi, magari dandogli un piccolo riparo. In questo caso stamattina ho ricoperto con il telo, creando questa sorta di serra invernale. Andiamo a vedere all'interno le piante che coltivo, sono piante carnivore ormai tutte in riposo, e alcuni cactus e anche altre piante. Vediamole insieme. Eccoci qui all'interno di questo nuovo ambiente per le mie piante carnivore e piante anche di altri tipi. Ci sono anche delle orchidee, ci sono dei cactus, ci sono poi altre piante che vi faccio vedere. Questa è l'ambientazione un po' protetta per quello che riguarda le piante carnivore. Qui ci sono saracenie, darlingtonia, drosere di clima temperato, rotundifolia, anglica, intermedia. C'è anche qualche altro drosera, come la drosera arturi, che adesso è in riposo, che arriva dalla Nuova Zelanda. C'è la drosera capensis, ci sono anche diversi piccoli di darlingtonia, che ho sistemati in alcuni vasi, sto facendo crescere a parte dal vaso da cui le ho staccate per moltiplicarle. Questi sono i vasi originari con le piante madri. Ci sono poi delle specie anche, delle varietà, non delle specie, delle varietà di darlingtonia acquistate quest'anno, e ho pensato di proteggerle all'interno di questo ambiente che rimane un po' più tiepido rispetto alle coltivazioni fino all'anno scorso, in cui in inverno le lasciavo proprio al freddo totale. Che cosa succede all'interno di questa serra? Perché ormai il gazebo tropicale in questo caso è diventato una sorta di serra chiusa. Succede che la parte del muro comunica con queste due stanze del rustico che abbiamo, in cui Giorgio tutte le sere accende il potager, e quindi questo calore riscalda il muro e automaticamente durante la notte questo muro rilascia una sorta di calore e fa sì che qui le temperature non scendono mai troppo al di sotto di 2-3 gradi, ad esempio, rimangono anche a 0 gradi. Quando era tutto aperto qui c'erano anche 0 gradi di notte. Il fatto della protezione del muro garantisce sempre molta protezione, ma con un telo intorno e con una chiusura si garantisce che poi le temperature rimangono sempre superiori comunque allo zero, e si rischia di evitare in queste piante il danno del gelo, perché in vaso il gelo rappresenta veramente tanto un problema, soprattutto per le piante carnivore, perché ad esempio darlingtonia, tanto per fare un esempio, la darlingtonia californica ha bisogno di essere sempre molto idratata durante l'inverno e quindi l'acqua non deve mancare. Quando gela, in una coltivazione con un vaso di questo tipo, tutto gela all'interno del vaso e anche lo sfagno. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente la pianta durante le ore di gelo in cui il terreno è gelato si trova a non poter più bere, perché tutto è congelato, la pianta non riesce ad assorbire l'acqua. Automaticamente con una bagnatura, poi durante il giorno, quando la temperatura sale un po', il ghiaccio si scioglie e la pianta ricomincia a bere. In una sistemazione di questo tipo, in cui comunque fa sempre abbastanza freddo durante l'inverno, la pianta ha sempre un po' di acqua a disposizione, perché il gelo non andrà a congelare completamente il vaso di coltivazione. Le saracenie anche sono piante carnivore che hanno bisogno di sentire il freddo, ma bisognerebbe proteggerle sempre un po' dal gelo intenso. Negli ultimi anni questo gelo intenso non si è più tanto verificato. Sì, le temperature scendono sotto -1, -2 gradi, -3 gradi, ma sempre per poche notti. Ricordo l'anno scorso che ho grattato la macchina dal gelo prima di andare a lavorare al mattino,
una o due volte in tutto l'inverno, quindi questo ci fa capire che questo cambiamento climatico è in atto e automaticamente, anche se è un danno all'ambiente, un po' ci viene incontro per la coltivazione di piante che sono particolarmente delicate. Però effettivamente dovrebbe fare molto più freddo come gli inverni di una decina di anni fa, quando il gelo si faceva sentire per quasi tutta la stagione invernale. Potete vedere che io qui coltivo anche i Cymbidium. Questo è un esperimento di quest'anno per vedere il grado anche di sopportazione dei Cymbidium, queste orchidee che sopportano temperature molto ma molto fresche. Possono essere lasciate fuori dalla casa anche quando le temperature arrivano a 10 gradi, non c'è nessun pericolo, perché sono piante che hanno bisogno di sentire il freddo per poter fiorire. Io farò questo esperimento quest'inverno tenendo i miei 2 Cymbidium in esterno, protetti in questo ambiente, in cui di notte comunque le temperature scenderanno abbastanza, ma ci sarà la sicurezza di avere un muro che rilascia un po' di calore per cercare di non far arrivare proprio il gelo intenso a queste piante, di non far arrivare il gelo. Io punto a far sì che questo sia un ambiente in cui le temperature scendono parecchio, ma in cui non si arriva a gelare. E ho notato che già senza apertura questo problema un po' non c'era, perché comunque il muro era di aiuto. Adesso con questa copertura di plastica intorno per creare una sorta di serra chiusa, qui dovrebbe essere molto più protetto, e vediamo se durante il corso dell'inverno questi Cymbidium arriveranno a fiorire. Hanno già i boccioli floreali in crescita, ce n'è uno qui e uno qui in questo Cymbidium, che si sono fermati perché erano un po' esposti troppo a temperature fredde. Adesso con questa protezione in teoria dovrebbero svilupparsi e creare i loro fiori. Vediamo, un esperimento, se funziona tutti gli anni i miei Cymbidium li coltiverò qui in esterno in un ambiente protetto come quello di questo gazebo che è diventato una serra invernale. Questo ambiente può essere l'ideale per poter coltivare anche il Cephalotus follicularis, una pianta carnivora che arriva dall'Australia, che desidera temperature fresche anche in inverno, particolarmente fresche, ma che non deve gelare, perché il gelo può essere un pericolo per questa pianta. E quindi anche qui, vediamo, devo acquistare, nei prossimi giorni comprerò un termometro da esterno, lo metterò appeso da qualche parte, in modo da misurarmi poi sempre la temperatura sia durante il giorno sia durante la notte. Diciamo, io faccio dei turni in fabbrica in cui arrivo a casa anche a luna di notte, quindi posso venire qui a verificare un po' la temperatura. Durante il giorno questo ambiente, naturalmente, visto che qui ci sono piante che vogliono un ambiente fresco e freddo invernale, durante il giorno dovrò arieggiare questa serra e quindi automaticamente io verrò tutte le mattine, se vedo che la giornata è soleggiata, ad aprire in modo da far sempre da far rimanere all'interno di questo ambiente sempre una temperatura che non oscilli troppo tra il giorno e la notte. Una pianta che mi ha sorpreso in questi 2 anni di coltivazione è la gardenia. Pianta venduta nei vivai sempre come pianta da mettere in appartamento durante l'inverno perché non patisce le temperature rigide invernali. Io l'anno scorso l'ho tenuta qui sotto il gazebo tropicale senza copertura, quindi esposta al freddo invernale. Non ha fatto effettivamente particolarmente freddo intenso per tanti giorni l'inverno scorso, e la pianta è sopravvissuta e ha fatto una magnifica fioritura quest'anno. L'ho riportata qui, adesso sarà leggermente più protetta durante l'inverno e il suo sviluppo è veramente rigoglioso. Con questa protezione in più il prossimo anno probabilmente avrò uno sviluppo vegetativo più ampio, più rigoglioso, e sicuramente avrò molti più fiori. Ho moltiplicato questa gardenia tramite i suoi rami, perché è una pianta molto facile da moltiplicare con le talè dei suoi rami. La primavera scorsa ho fatto sviluppare dei piccoli 3-4 piantine da queste talè, adesso le ho invaso all'interno della casa perché voglio proteggerle bene durante la stagione invernale. Il prossimo anno 1 o 2 di queste talè voglio addirittura piantarle in giardino, vediamo se riesco a far sviluppare bene anche la gardenia in giardino, vediamo anche il grado di sopportazione di questa pianta con questo clima invernale che ormai non è più così intenso come negli anni passati. Logicamente poi può sempre tutto cambiare, però sono esperimenti che si possono fare in giardino e che stimolano un po' anche la passione del giardinaggio. Sperimentare, vedere un po' quali piante si adattano un po' a questo nuovo clima che negli ultimi anni sta arrivando e che sta cambiando alcune cose.
La gardenia è una pianta stupenda, io adoro il profumo dei suoi fiori, adoro la forma dei suoi fiori e anche la consistenza carnosa dei suoi fiori, che sono probabilmente è il fiore che mi piace di più in assoluto, quello della gardenia, anche per questo odore veramente inebriante, fantastico. Quindi la gardenia coltivata qui in esterno con questa protezione, vediamo un po' come sarà il suo sviluppo poi la prossima primavera dopo avergli dato questa sorta di culla invernale in cui può riposarsi e poi ripartire appunto nella bella stagione. Un'altra pianta che ho voluto lasciare in esterno quest'anno è stata fuori dal gazebo tropicale già con la prima nevicata e non è successo nulla, non ha patito, è l'aloe, non l'aloe vera che è un po' più delicata, ma questo tipo di aloe di cui non ricordo bene il nome, un piccolo esemplare che si è moltiplicato tantissimo, ha creato tutta questa folta vegetazione veramente molto molto rigogliosa, che non fiorisce molto spesso, quindi probabilmente c'è un qualcosa nella sua coltivazione che io non faccio bene e quindi la pianta non riesce a fiorire, probabilmente ha bisogno di un rinvaso, terra nuova e anche di un po' di concimazione, forse ha bisogno di nutrienti per arrivare a fiorire, oppure come tante piante grasse ha bisogno di sentire abbastanza il freddo durante l'inverno per arrivare alla fioritura. In effetti quest'aloe io l'ho sempre ricoverata in questo garage in cui la temperatura non scende mai sotto i 7 gradi, 5 gradi e probabilmente questo ha impedito poi alla pianta di fiorire poi nella bella stagione. Vediamo, ricoverandola qui in cui la temperatura scende da parecchio per tutto l'inverno, in teoria dovrei poi vedere i suoi fiori rossi poi venire fuori nel corso poi della bella stagione tardo primaverile, perché mi sembra che sia una pianta che fiorisce nella tarda primavera quando si va verso l'estate. Un'aloe stupenda, facilissima da coltivare e anche lei molto robusta. In più qui c'è una camellia che quest'anno non ha fiorito, spero di vedere i suoi fiori il prossimo anno. Ho voluto proteggere anche lei all'interno di questa struttura che è un po' una sorta di esperimento per quest'inverno. Trichocereus a manetta, ne ho un pezzo enorme lì che si è staccato dalla terra in giardino, l'ho portato qui per proteggerlo, visto che non ha le radici, non è in terra, dal gelo, e poi c'è il mio Trichocereus piantato in vaso già da alcuni anni che fiorisce tutti gli anni perché è esposto a temperature freddissime, quindi riesce a fiorire con questi fiori grandi bianchi che durano poco ma hanno un profumo inebriante. Anche qui altre piante grasse prese dalla casa dei genitori di Giorgio, anche loro andranno poi rinvasate prima dello sviluppo vegetativo in primavera, prima che ripartano, un bel rinvaso con una nuova terra e un po' di concime per farli partire al meglio. Questa, se ricordo bene, adesso non ricordo bene il suo nome, dovrebbe essere un Echium, dovrebbe creare un grande cespuglio con dei fiori a pannocchia blu bellissimi. Lenta vegetazione, uno sviluppo abbastanza lento, sopporta le temperature fresche d'inverno ma non sopporta il gelo, quindi qui dovrebbe essere riparato anche lui. Qui altre piante grasse, qui ci sono le mie sfaniere che ho voluto ricoverare anche qui all'interno della serretta per avere anche sotto controllo un po' la bagnatura, per tenere sempre tutto molto umido, molto fradicio, perché lo sfagno ha bisogno di svilupparsi, e in più ci sono anche quelli che abbiamo visto in un qualche video precedente, i lithops, che non sono più stati bagnati dopo la fioritura, adesso hanno perso i loro fiori, e quindi questo cosa vuol dire? Che i lithops quando perdono i loro fiori non devono più essere innaffiati, perché la parte della pianta gonfia è piena d'acqua e quest'acqua servirà per produrre la nuova vegetazione. Se bagniamo i lithops dopo la fioritura, quando devono creare la nuova piantina, rischiamo di farli marcire. Qui sono in ottimo stato, sono stati fuori anche con la nevicata, non hanno preso la neve ma erano riparati contro il muro e sono ancora vivi. Quindi anche i lithops, piante molto resistenti per quello che riguarda il clima invernale, possiamo tenerle fuori contro un muro riparati, non bagnati, assolutamente secchi dopo la fioritura, e durante il periodo invernale dovrebbero produrre adesso queste nuove foglie per garantire poi una nuova fioritura l'estate prossima. Penso di avervi detto un po' tutto per quello che riguarda questo piccolo progetto di questo gazebo tropicale coperto dal nylon per farlo diventare una serra, e vediamo che cosa succede nel corso dell'inverno. Io spero, anche se a me non piace molto perché sono una persona un po' più da clima caldo, mi piace un po' l'estate, la primavera,
ma spero che arrivi effettivamente questo freddo che duri un bel po' di giorni, anche un bel po' di gelo e anche un bel po' di nevicate. Ci vanno effettivamente, danno tanto lavoro le nevicate perché c'è da spalare, c'è veramente da lavorare con la neve, però questo garantisce un po' che tutto sia abbastanza sano in natura e quindi speriamo, vediamo come va quest'inverno. Io ho protetto il tutto proprio in previsione di un clima molto rigido che spero avverrà poi nel corso dell'inverno, perché ne abbiamo veramente bisogno. Le montagne non sono più quasi con la neve, si è quasi sciolta perché oggi c'erano 12 gradi, faceva, nonostante non è un'alta temperatura, ma si stava bene fuori, sembrava quasi di essere in primavera. Io dico 12 gradi, ma secondo me ce n'erano anche 15. E i prossimi giorni danno anche temperature alte durante il giorno, mi sembra 10, 12, 13 gradi durante il giorno e se non sbaglio 4-5 gradi di notte. Non è proprio una temperatura di tardo autunno. Speriamo che l'inverno ci porti più una temperatura consona un po' al periodo. Io con questo vi saluto e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!